Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlerò di un synth che mi ha davvero sorpreso, il Donner Essential L1 che ho da poco ricevuto insieme alla sua tastiera KB32M. Prima di iniziare è giusto dirvi che questo video è realizzato in collaborazione con Donner, che mi ha inviato in omaggio appunto un L1 e una KB32M e che ringrazio di cuore per il regalo e per avermi offerto la possibilità di portare questo strumento sul mio canale e parlarvene quest'oggi. Come sempre però, quello che vi dirò è frutto della mia esperienza reale e le mie opinioni saranno sincere, oneste e trasparenti, frutto di un vero e approfondito utilizzo in studio. Detto questo, iniziamo. Il Donner Essential L1 è un sintetizzatore totalmente analogico, monofonico, chiaramente ispirato al leggendario Roland SH101, ma non è semplicemente una copia, riprende quella filosofia sonora e la espande con funzioni moderne, versatili e molto intelligenti. È un'evoluzione in chiave contemporanea di un grande classico che ha segnato la storia dei synth. Partiamo dalla qualità costruttiva. La prima cosa che mi ha colpito è quanto sia solido, robusto, ben assemblato, con potenziometri stabili e una sensazione generale molto professionale, ma allo stesso tempo è leggerissimo e compatto. Le dimensioni e il peso sono irrisori, quindi è perfetto anche per chi si muove spesso, per live set, per setup mobili o per chi semplicemente non vuole un synth ingombrante. Onestamente, considerando sempre la fascia di prezzo, la qualità costruttiva è decisamente superiore alle aspettative. Una delle prime cose ad avermi colpito di questo strumento è il sistema S2C, Snap to Connect, un interessante sistema di aggancio che permette di collegare magneticamente due dispositivi e farli comunicare tra loro senza bisogno di alcun cavo. Nel caso dell'L1 potete vedere come esso si collega direttamente alla KB32M in maniera diretta e semplicissima. Si avvicinano i due strumenti, si agganciano magneticamente e sono pronti per l'uso. La cosa interessante è che questo sistema è in espansione e in futuro Donner permetterà la connessione tra diversi dispositivi compatibili con S2C, aprendo a un ecosistema modulare molto interessante. Il Donner L1, come vi ho anticipato poco fa, è un synth totalmente analogico, a sintesi sottrattiva e monofonico, proprio come lo storico Roland SH101 da cui prende ispirazione. Il cuore del suono è un singolo VCO basato sul chip 3340, uno dei più iconici nella storia dei sintetizzatori analogici. Questo oscillatore ci permette di scegliere tra 5 forme d'onda: sub, pulse, sawtooth, triangle e noise. Il sub-oscillatore, nello specifico, presenta un'onda quadra a -1 o -2 ottave, ma anche un'onda pulse a -2 ottave. E già qui si capisce come il Donner L1 possa coprire una gamma sonora molto ampia, dai bassi profondissimi ai lead più aggressivi per arrivare ai suoni più sperimentali. I bassi, ad esempio, sono davvero pieni, grossi, solidi, presenti nel mix senza nemmeno dover lavorare troppo di equalizzazione, compressione o altro. I lead invece sono taglienti e presenti. Mentre i plug si inseriscono perfettamente nel mix senza dover lavorare troppo in post-produzione. Insomma, io credo che il Donner L1 sia uno strumento molto bread and butter. In pochissimi secondi possiamo ottenere esattamente il suono che abbiamo in mente. Il VCF è basato sullo storico filtro passabassi auto-oscillante 3109
E qui ritroviamo proprio quel carattere sonoro tipico dell'SH101, rotondo ma incisivo, musicale ma capace di diventare anche aggressivo quando si alza la resonance. Il suono è estremamente riconoscibile, rende omaggio all'SH101 ma secondo me lo porta anche in una dimensione più ricca e moderna. Per quanto riguarda le modulazioni, abbiamo 2 generatori di inviluppo ADSR sensibili alla velocity, e questa è una cosa che ritengo estremamente interessante perché rende il synth molto più espressivo. In più, l'envelope 1 e l'envelope 2 possono essere uniti, e sono presenti anche un LFO con 4 forme d'onda e il glide. Tutto è immediato nel Donner Essential L1, è un synth che ti invita a suonare. Il VCA è basato sul chipset 662 e offre 4 modalità di trigger, ma la chicca è la modalità drone, perfetta per fare delle texture ambient, del sound design sperimentale o in generale per processare un segnale esterno che può essere immesso tramite l'ingresso EXT-IN. Questa funzione apre davvero a possibilità creative interessanti e ci permette di sfruttare la qualità sonora del filtro, basato vi ricordo sul chip 3109, con qualunque sorgente esterna. Abbiamo poi un sequencer a 64 step con 128 pattern, più che sufficiente per live e produzione, e un arpeggiatore che offre 5 modalità di riproduzione e fino a 3 ottave di estensione. Insomma, siamo ben coperti per performance elettroniche, acid line, pattern ritmici e via dicendo. Sul retro troviamo tutto quello che serve per la connettività del nostro strumento. Un ingresso per un pedale hold, un'uscita MIDI in formato mini, ingressi e uscite sync e CV gate per il collegamento a sintetizzatori modulari. Quindi non si tratta solo di un synth standalone, ma si integra perfettamente anche all'interno di setup modulari o semi-modulari. Passando invece nello specifico alla tastiera KB32M, potete vedere che essa ha 32 mini tasti che rispondono a 4 curve di velocity e 3 differenti livelli di sensibilità, garantendo quindi delle buone possibilità esecutive. Ha un display OLED chiaro e intuitivo e può funzionare anche standalone grazie alla porta USB-C e alla connessione MIDI. Quindi non è solo un accessorio dell'L1, ma può essere anche una vera tastiera controller indipendente. Ma passiamo ora alle mie considerazioni personali. Dopo averlo testato a fondo, posso dirvi che mi ha convinto, e secondo me il Donner L1 rende omaggio in pieno al suono iconico e perfettamente riconoscibile del Roland SH101, con bassi potentissimi, lead taglienti e soprattutto una incredibile facilità di programmazione. L'L1 è un synth versatile, immediato, adatto anche ai principianti e perfetto sia per studio che per live grazie alla sua trasportabilità. La qualità costruttiva è ottima, solido ma leggerissimo, però la cosa forse più sorprendente è il prezzo, incredibilmente basso per ciò che lo strumento è in grado di offrire. E onestamente penso che sia uno dei migliori synth monofonici attualmente sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Nel frattempo io ringrazio ancora Donner per il graditissimo regalo e per la fiducia.
E se volete ascoltare ancora meglio l'L1 senza interruzioni, vi rimando a una No Talking demo dedicata interamente alle sue qualità sonore che ho già pubblicato qualche giorno fa e che potete vedere cliccando qui in alto a destra o sul link inserito in descrizione. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.